Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in Malesia. La prima tappa del nostro viaggio è Kuala Lumpur, la capitale della Malesia, e oggi e domani ci dedicheremo il nostro tempo a scoprire la città. Iniziamo subito, dai! E come prima attrazione della capitale abbiamo scelto di visitare la piazza chiamata Menara Square, una delle piazze principali della città. Alle mie spalle potete notare il palazzo del sultano Abdul Samad, sovrastato dalla torre dell'orologio, alta ben 43 metri. Il palazzo è veramente bellissimo, considerato uno degli edifici più belli di tutta la capitale. Purtroppo non è possibile visitarlo perché è considerato il quartier generale della città. Kuala Lumpur è disseminata di un sacco di templi, sia induisti, sia cinesi, sia buddisti. Quello che vedete in questo momento alle nostre spalle è il Sri Mahamariamman Temple, ovvero il più antico tempio induista di tutta la città. Pensate che è stato costruito nel 1873 ed è veramente uno spettacolo per gli occhi. Siamo a Chinatown, ovvero Petaling Street, è questa strada, la strada principale di Chinatown, dove si incontrano un sacco di bancarelle che vendono veramente di tutto. Leggevo che la maggior parte della merce qui è falsa o contraffatta. Purtroppo, come vi diceva stamattina Giulia, abbiamo veramente poco tempo da dedicare a questa bellissima città, praticamente un giorno e mezzo, perché infatti poi ci dovremo subito spostare a vedere altre attrazioni presenti nella Malesia e quindi cercheremo, diciamo, di farvi vedere le principali attrazioni, o almeno alcune delle principali attrazioni che sono presenti nella capitale di questo incredibile paese. Kuala Lumpur è molto famosa anche per la sua street art e stasera vi portiamo a vederne un po'. Secondo giorno qui a Kuala Lumpur ci troviamo di fronte a una delle attrazioni più visitate di tutta la Malesia, pensate, ovvero le Batu Caves. Sono delle caverne costruite all'interno di una montagna verdissima e questo rappresenta uno dei templi induisti più famosi e più visitati al di fuori dell'India. La statua gigante che vedete alle mie spalle rappresenta il dio della guerra nella religione induista chiamato Murugan. Pensate che è alta ben 43 metri ed è diventata il simbolo di questo luogo.
salire alle caverne, dove andremo in questo momento, ci aspettano ben 242 scalini. Ah, e tra l'altro, non so se avete notato, ma questo posto è pienissimo di scimmie. Pienissimo, sono troppo carine. Il modo migliore e più veloce per venire alle Batu Caves è sicuramente quello di prendere Grab, un servizio tipo il taxi ma molto più economico. Qui a Kuala Lumpur, e abbiamo letto in tutta la Malesia, è molto efficace, basta che vi scaricate l'app. Noi ci abbiamo messo un quarto d'ora dal centro di Kuala Lumpur e abbiamo pagato 5 euro in totale. Altrimenti l'altro modo un po' più economico sicuramente è quello di prendere il treno che parte dalla stazione principale, ci mette mezz'ora, 40 minuti e costa tipo 50 centesimi a tratta. Invece l'ingresso alle Batu Caves è completamente gratuito, non si paga niente. Abbiamo appena chiamato un autista tramite l'applicazione, dovrebbe essere qua a momenti, che ci porterà, eccolo qua, bellissimo, appena arrivato ci porterà in un nuovo tempio. Lo pagheremo 21 ringgit, che sono meno di 5 euro, per una ventina di minuti di viaggio. Hello. Hi. Questo qui invece è un tempio cinese dedicato al dio dei mari e pescatori, ovvero Tianhu. Pensate che è uno dei templi cinesi più grandi di tutta l'Asia, è stato costruito nel 1894 e adesso lo andiamo a vedere. Questo è rimasto più alto, questo lo prendo. 0,3. C'è il 3. Ti ringrazio. In teoria dovrebbe portare fortuna o mala sorte. È bello! Mi piace. Dopo il tempio cinese ha iniziato a piovere qui a Kuala Lumpur. Oggi pomeriggio ha piovuto, si è abbastanza rannuvolato, il tempo è diventato brutto, quindi abbiamo deciso di venire in hotel e riposarci ancora un po' perché sentiamo ancora un po' il jet lag, e quindi adesso ne approfitto per farvi vedere, diciamo, la camera dove abbiamo dormito in queste 2 notti qui. La camera è veramente semplice, però la vista è veramente bellissima sulle Petronas Tower e sulla torre principale di Kuala Lumpur, torri che adesso vi facciamo vedere perché non si può venire a Kuala Lumpur ovviamente senza visitare le famosissime Petronas Tower. Andiamo! Ora che ci siamo sotto sono davvero impressionanti, incredibile, sono gigantesche, guardate, altissime, bello, che belle che sono. Imperdibile, ogni sera fanno lo spettacolo delle fontane, veramente bellissimo, quindi dovete venire qui, diciamo, dalle 20 in avanti, è veramente magnifico.
Carissimi, purtroppo la nostra visita a Kuala Lumpur è già terminata, ci sentiamo assolutamente di consigliarvi questa bellissima città perché ci è piaciuta un sacco, soprattutto abbiamo notato che è molto pulita, c'è poco traffico e non so se perché il nostro periodo è un po' strano, non lo so, comunque c'erano pochi turisti e quindi si riusciva a visitarla davvero davvero bene. Noi l'abbiamo vista alla fine in un giorno e mezzo, quindi sicuramente ci sono ancora un sacco di attrazioni che varrebbe la pena di visitare, quindi quello che mi sento di dirvi è di dedicarle almeno un paio di giorni belli pieni, in modo tale da riuscire a vedere quante più attrazioni, quanti più posti possibili. Noi adesso andiamo a Nanna perché domani prendiamo un pullman che ci porterà in un altro posto, quindi buonanotte, ci vediamo domani. Ciao! Rieccoci, oggi ci troviamo alle Cameron Highlands. Le Cameron Highlands sono diventate una regione super famosa e molto turistica, si trovano nel centro più o meno della Malesia. Noi abbiamo preso il pullman stamattina da Kuala Lumpur proprio per venire qui, ci abbiamo messo più o meno 3 ore e mezza e visiteremo oggi e domani queste piantagioni di tè. Abbiamo noleggiato uno scooter, quindi ci muoveremo qui con lo scooter perché è molto più comodo, ovviamente ci permette di essere autonomi. Let's go! C'è un bar dove si può provare il tè e infatti adesso appena finiamo il tour della valle andremo in questo bar con una vista mozzafiato per provare il loro tè. Non solo piantagioni di tè, le Cameron Highlands infatti sono anche molto famose per la produzione di fragole. In questo momento ci troviamo in una serra dove producono fragole, in particolare ci troviamo nella Big Red Strawberry Farm. Sinceramente le Cameron Highlands possono essere anche una tappa da bypassare. Perché oltre alle piantagioni di tè e a queste farm di fragole non c'è granché. Siamo rimasti un po' delusi purtroppo dalle Cameron Highlands. Carine, però probabilmente c'è di meglio. Ultimo pranzo a Tanah Rata, alle Cameron Highlands, perché infatti oggi pomeriggio prenderemo un pullman più o meno 4-5 ore per arrivare al nord-ovest della Malesia. Infatti staremo poi 2 giorni a Georgetown e visiteremo appunto la città di Georgetown che sembra essere molto interessante. Buon appetito! Buongiorno carissimi, oggi ci troviamo a Georgetown, una città situata a nord-ovest della Malesia, divenuta super famosa per il suo centro storico che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, per la street art e soprattutto per il cibo. Infatti si dice che qui ci sia uno dei cibi più buoni di tutto il paese. Ovviamente noi abbiamo 2 giorni e cercheremo di provare il più possibile. Adesso andiamo un po' in giro per il centro storico. La prima cosa che salta subito all'occhio camminando nel centro storico di Georgetown è la multiculturalità di Stavo per pestare la cacchina. Dicevo, è la multiculturalità di questa città, infatti si possono notare templi sia buddisti, sia cinesi, sia indiani, sia malesi, ed è proprio bello il fatto che c'è questo mix di culture e di religioni all'interno di uno stesso paese, all'interno di una stessa città. Per esempio questa è la più antica moschea indiana di tutta Georgetown, la costruzione infatti iniziò a partire dal 1801. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. The most gracious, the most merciful. Maliki Yawmiddin. The king of the day of judgment. Questo qui invece è un tempio induista, devo dire che sono i miei preferiti. Sono veramente bellissimi perché sono super colorati e sono completamente diversi da tutti gli altri templi o moschee o chiese che si incontrano nella città. Sono veramente bellissimi.
questo momento ci troviamo a Red Garden Food Paradise, un posto, un mercato al coperto dove è possibile trovare tutte le varie tipologie di cucina, dalla thailandese alla cinese alla malese, addirittura alla messicana abbiamo visto. Alla fine abbiamo scelto la cucina cinese, io ho preso i noodles piccanti con la carne, poi abbiamo preso degli spiedini sempre di carne e infine i classici ravioli cinesi con dentro il maiale. Buon appetito! Oh mio Dio! Oh mio Dio, piccantissimo! Pensate che a Georgetown c'è il tempio buddista più grande di tutta la Malesia, è quello dove ci troviamo in questo momento, ovvero il Keloxi Temple. È veramente gigantesco ed è costruito su una collina dal quale appunto si ha una vista panoramica su tutta l'isola di Penang. È stato costruito tra il 1890 e il 1905 e quella che vedete alle mie spalle è un'enorme statua di Kuan Yin, ovvero la dea della misericordia, della prosperità. Pensate che è alta ben 36 metri e mezzo. Spero che anche il Keloxi Temple vi sia piaciuto, adesso si è fatta ora di pranzo e quindi torniamo a Georgetown e mangiamo, anche perché fa veramente caldissimo e abbiamo fame. Quanto mi piacciono i templi induisti, voi non avete veramente idea. Sono super colorati e adesso stavano tra l'altro facendo una cerimonia, stavano preparando il latte più il riso da offrire al loro dio e poi stasera lo offrono il cibo ovviamente alle persone che verranno per la cerimonia, diciamo, ed è stato veramente emozionante, è stato bello. Carissimi, e dalla caoticissima Georgetown che vi saluto, termina qui il primo video sulla Malesia. Dico il primo video perché infatti il nostro viaggio qui in Malesia non è ancora finito. Domani infatti prenderemo un aereo che ci porterà nella parte est del paese e faremo finalmente un po' di mare, un po' di relax, andremo alle famosissime Perhentian Island, non vediamo l'ora. Spero che questo primo video sulla Malesia vi sia piaciuto, ovviamente ci sarebbero un sacco di altri posti che varrebbe la pena di visitare in questo paese, solo che noi non avevamo tantissimi giorni. Mi viene in mente per esempio Malacca oppure l'isola di Langkawi, che si trovano sempre nella parte occidentale del paese. Avendo solamente una decina di giorni siamo riusciti a vedere quello che vi abbiamo fatto vedere in questo video. Se il video vi fosse piaciuto vi chiedo di mettere un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividetelo a chi volete e noi come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi! Kuala Lumpur rappresenta nel migliore dei modi le due facce di tutti. No, non so come devo dire. Paolo. Prima tappa ovviamente alle Cameron Island. Paolo. Stai ferma. La presenza di queste religioni fa sì e queste rappresentano uno dei più antichi templi induisti di tutto il mondo. Giusto? Tutto il mondo? No. E queste rappresentano, pensate, il tempio induista più antico, no, non so se è più antico, no, uno dei templi induisti più famosi al di fuori dell'India. Ecco cos'è. Ok, vai. Kuala Lumpur rappresenta appieno. Kuala Lumpur è lo specchio delle due. Come cazzo si dice? La camera è molto semplice, però la vista è veramente bellissima. Però la vista è veramente. La camera. Paolo. No.
La presenza di così tante religioni Aspetta, ci sono. Paolo. Kuala Lumpur è lo specchio delle due identità del paese. Infatti, se da una parte abbiamo la modernità con tutti i grattacieli, le banche, i palazzi. Paolo. Kuala Lumpur rappresenta. Che brava! Meglio di me. Allora, io sono abituato a mangiare il piccante. Mi piace mangiare il piccante. Questo era. È veramente fortissimo. Cazzo. Me l'ha fatto fortissimo. Gli avevo detto ok, fammelo piccante, non troppo piccante. Fortissimo. Però è buono. Il gusto è buono, è solo fortissimo. Buono. Il gusto è buono, è solo piccante. È solo piccante. Ed è la statua più grande di tutta la Malesia. No, non lo so. Basta.